Quando nel 1928 fu approvata la proposta del dirigente FIFA Henri Delaney di organizzare un torneo mondiale per nazioni, il presidente della FIFA, Jules Rimet, incaricò lo scultore orafo parigino Abel Lafleur di realizzare una coppa ad hoc per la competizione. Il risultato fu l'immagine di Nike, la personificazione mitologica della vittoria. E proprio Victory fu il nome che venne affidato a questa scultura in stile Liberty, alta 30 cm a base ottagonale composta da 1800 grammi di argento e placcata in oro. Il regolamento diceva che ogni nazionale vincente l'avrebbe conservata nella propria federazione fino a riconsegnarla il mondiale successivo. La consegna definitiva della Coppa sarebbe andata alla nazione che l'avrebbe vinta per 3 volte. La Coppa viaggiò in nave la prima volta verso l'Uruguay per la prima edizione del 1930. Lì rimase fino al 1934. Dove andò e rimase in Italia per le 2 edizioni successive, grazie alla doppia vittoria degli azzurri. In effetti rimase di più in Italia, visto l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ed è proprio in questo periodo che iniziano le peripezie della Coppa alata. Il trofeo veniva tenuto in una banca romana, ma dopo lo scoppio del conflitto bellico, la custodia della Victory fu affidata all'ingegner Ottorino Barassi, segretario della Federcalcio e vicepresidente FIFA. Gestapo ed SS sapevano dove andare a cercare quell'oggetto che per Hitler rappresentava il sacro graal dello sport. Una spedizione di soldati si avviò a Piazza Adriano, sede del domicilio Barassi, che non era l'unico a vivere lì. Infatti, suo dirimpettaio era il generale dell'esercito e dirigente della nazionale, Giorgio Vaccaro. I tedeschi bussarono alla porta Barassi e, mentre la moglie si apprestava ad aprire, l'ingegnere passava dal balcone al generale Vaccaro una scatola di scarpe avvolta nel giornale, contenente il trofeo. La Gestapo mise a soqquadro la casa, ma ovviamente non trovarono nulla. Non dandosi per vinti, andarono a bussare anche a casa Vaccari, il quale li accolse nel suo studio mostrandogli tutti i trofei, ma soprattutto una pergamena a lui dedicata e firmata da Göring in persona, il che li convinse a ritirarsi dalla ricerca e a non guardare sotto il letto del figlio dove era nascosta la coppa. Nel 1946, alla fine della guerra, Ottorino Barassi portò il trofeo in Lussemburgo, dove venne rinominata Coppa Jules Rimet, in onore del presidente. Manca qualche mese al mondiale inglese. C'è una mostra di francobolli rarissimi e costosissimi al Westminster Central Hall. È il 20 di marzo. Oltre ai francobolli viene esposta la Coppa Jules Rimet, ma ad un certo punto di quella giornata la teca che la contiene è vuota. Scotland Yard brancola nel buio per una settimana. Poi arriva una lettera a Joe Mears, presidente della Federcalcio inglese, con una richiesta di 15.000 sterline e, in aggiunta alla lettera, la testa rimovibile della statuetta. Nel luogo dell'incontro, Mears si presentò con la polizia al seguito e la persona che era venuta per il riscatto, che tentò di scappare, fu arrestata. Questa persona si chiamava Edward Bletchley, un portuale disoccupato che sostenne di essere solo un esecutore e che non sapeva nulla riguardo della statuetta. Ci volle un sottaceto per risolvere la situazione, un cagnolino senza pedigree di nome appunto Pickles, che durante la sua passeggiata quotidiana nella zona sud londinese trovò qualcosa avvolto dai giornali, che iniziò a strappare con i denti, scoprendo il trofeo senza testa più ricercato del mondo. Il mistero su dove fosse finita la coppa era risolto, mentre tutti gli altri misteri non lo sono tuttora. Fatto sta che proprio gli inglesi vinsero il mondiale quell'anno, anche se, ad oggi, non sono più riusciti a ripetersi. Nella finale del mondiale messicano si consegna definitivamente la Coppa Rimet, visto che sia Italia che Brasile l'hanno già vinta 2 volte. Saranno i Verde Oro a portare il trofeo nella propria nazione per sempre. Passano 13 anni e la statuetta è conservata nel palazzo della CBF, la Federcalcio brasiliana, a Rio de Janeiro. Il Brasile è in un periodo di crisi economica profonda e dei malviventi entrano in questo palazzo incappucciati, legano l'unico uomo di guardia e disarmato e prendono il trofeo che si trovava in una teca molto semplice da forzare. Il simbolo di una nazione era stato violato. Pochi giorni dopo arrivò la prima svolta. Sergio Peralta, ex dirigente CBF, che sapeva bene dove si trovava la Rimet,
confessò, dopo giorni di interrogatorio molto aggressivo, di essere uno dei colpevoli. Il nome che fa per alta è quello di un certo Chico Barbudo, detective in pensione e acquirente venditore di oro per le strade di Rio. Barbudo a sua volta coinvolse Luis Bigode, un nullafacente della zona, per farsi dare una mano. La ricostruzione dice che dopo il furto i tre sarebbero andati al bar di Santo Cristo e, avvolta nel giornale, la nascosero in un freezer. A quel punto si avvalsero di un trafficante argentino per fondere l'oro, visto che tutti gli orefici brasiliani, sentiti in precedenza, si rifiutarono una volta scoperto di cosa si trattasse. Solo un argentino avrebbe potuto accettare, José Carlos Hernández, che fece fondere la coppa e il ricavo fu addirittura di $15.500. Non aveva prezzo quell'oggetto, tantomeno così basso. Il Brasile non era più il vincitore definitivo della Rimè, ma quello che l'aveva persa per sempre. Ci sono versioni contrastanti delle varie storie. Quelle appena raccontate sono le più credibili e plausibili in base alle fonti. Per esempio, si dice che fu direttamente l'ingegner Barassi a nascondere la coppa sotto al letto del figlio senza che i nazisti la trovassero e senza la presenza del generale Vaccaro. Mentre nel 66 chi ha rubato davvero il trofeo? Se fosse stato Bletchley, perché buttarlo col rischio che venisse andato perso? Chi ha pagato la cauzione per farlo uscire, considerato che lui era disoccupato senza soldi e non avrebbe potuto permetterselo? E infine è stata davvero fusa per ricavarne l'oro? Considerato che era solo placcata con il metallo più prezioso e il resto era d'argento? L'argentino Hernández disse che il furto era stato commissionato da un milionario italiano per tenerlo come pezzo da collezione. Il trofeo è ancora intatto? E magari proprio in Italia? Domande senza risposta. Quello che resta sono solo le conseguenze subite da chi ci ha avuto a che fare. I tedeschi sappiamo bene che fine hanno fatto. Joe Mears morì per attacco cardiaco prima della finale del 1966. Bletchley fu incarcerato per 2 anni e poi morì subito dopo il rilascio. I personaggi coinvolti nel furto brasiliano non furono da meno, tra chi venne ucciso a sangue freddo, come Chico Barbudo, e chi andò in rovina, come lo stesso Hernández. Anche il piccolo Pickles fece una brutta fine, strozzato dal proprio guinzaglio mentre inseguiva un gatto. Forse verrà ritrovata come sempre, avvolta dai giornali. Forse si scoprirà davvero che fine ha fatto. O probabilmente non lo sapremo mai. Questa è solo la storia della vecchia Coppa del Mondo, dei suoi misteri e della sua maledizione. Nata come vittoria, ma nota a tutti come Coppa Rimè.